Buongiorno ragazzi, andiamo avanti con Marx. Studiamo oggi la fondamentale teoria di Marx sull'alienazione del lavoro. Alienazione del lavoro. Attenzione, Marx formula la teoria dell'alienazione del lavoro per la prima volta nel 1844. Ne abbiamo già parlato quando abbiamo trattato delle opere di Marx all'interno del manoscritto che si intitola Manoscritti economico-filosofici, d'accordo? Questa prima elaborazione della teoria marxiana dell'alienazione del lavoro la fa appoggiare su presupposti antropologici. Successivamente Marx sostituirà o comunque arricchirà questi presupposti antropologici con leggi, osservazioni economiche ben precise, ma questo avverrà in seguito nel Capitale. Vediamo primariamente, cioè nei manoscritti economico-filosofici, come Marx delinea la sua visione dell'alienazione del lavoro. Alienazione, ricordate, è una parola che Marx prende in prestito da Feuerbach, usata da Feuerbach, ma Feuerbach la usava per l'alienazione religiosa, che a Marx interessa poco, no? L'alienazione religiosa è un'alienazione secondaria, come a un qualunque tipo di alienazione ideologica o politica, che in realtà dipende invece da un'alienazione primaria, cioè l'alienazione del lavoro, l'alienazione delle condizioni materiali di vita, delle condizioni di lavoro, ok? Allora, Marx dice che soltanto gli uomini lavorano, non gli animali. Il lavoro è una caratteristica degli uomini e non degli animali. Perché anche gli animali trasformano la natura, no? Per esempio i ragni, anzi, ci sono animali come i ragni realizzano la ragnatela, oppure le api realizzano le cellette dei loro nidi, trasformano la natura anche in maniera mirabile, in maniera precisa. Nessun essere umano sarebbe in grado di riprodurre una ragnatela oppure la complessità dell'alveare delle api. Ma il problema, dice Marx, è che Marx, che abbiamo visto anche in una lezione precedente, non sarebbe assolutamente d'accordo con le versioni, come dire, ambientalistiche e animalistiche di una certa sinistra attuale, no? Vi ricordate che lui considerava l'animalismo, l'ambientalismo come socialismo borghese, socialismo reazionario, d'accordo? Marx, nella cosa fondamentale in lui, separa nettamente gli esseri umani dagli animali e dal mondo inorganico. Per lui gli esseri umani sono una cosa completamente diversa dagli animali o dal paesaggio, dall'ambiente, dai vegetali. L'unico interesse, questo è l'umanesimo di Marx, deve essere l'essere umano e le condizioni di lavoro dell'essere umano. Coloro che si occupano degli animali oppure dell'ambiente, per Marx, sono squallidi socialisti reazionari o borghesi che si occupano di cose inutili, di cose assolutamente di poco conto rispetto ai veri problemi. Gli animali nulla c'entrano con gli uomini, non hanno alcuna somiglianza con gli uomini, non bisogna occuparsi degli animali assolutamente, e tantomeno dell'ambiente, secondo Marx. Gli animali, infatti, dice Marx, pur trasformando la natura, non lavorano. Non si può parlare di lavoro perché gli animali trasformano la natura in maniera non intenzionale, d'accordo? Soltanto l'essere umano ha uno scopo nella sua mente, cioè quando il ragno fa la ragnatela o le api costruiscono le cellette dell'alveare, lo fanno in maniera non intenzionale, istintiva, non sanno quello che stanno facendo. Invece l'uomo è l'unico che lavora perché l'uomo, prima di realizzare il prodotto del lavoro, capite, lo ha nella sua mente, cioè l'uomo non modifica in maniera non intenzionale, istintiva la natura come fanno gli animali che non sanno che stanno facendo, non sanno perché lo stanno facendo.
lo fanno ma senza aver predeterminato nella loro mente il prodotto del loro lavoro. Invece l'uomo, a differenza degli animali, trasforma la natura in maniera intenzionale, ma anche in maniera razionale, predeterminata. Prima di produrre una merce, l'essere umano ha già nella sua testa, nella sua mente, la merce che deve produrre, d'accordo? La predetermina per motivi razionali. L'essere umano decide di produrre una merce, di non produrre o di produrne una piuttosto che un'altra, perché ha delle motivazioni razionali che sono già presenti prima che il lavoro cominci. D'accordo? Nella sua mente. L'uomo inoltre, a differenza degli animali, a priori comprende perfettamente quali sono le operazioni da fare per creare una determinata merce, d'accordo? E quindi questo è fondamentale. L'uomo trasforma in maniera intenzionale, in maniera predeterminata, in maniera razionale, ordinata la natura secondo uno scopo che lui ha in testa, l'essere umano, prima ancora di cominciare il lavoro. Quindi gli animali non lavorano, soltanto l'uomo. Attenzione, Marx, e questa è una sua caratteristica fondamentale, intende per lavoro soltanto il lavoro manuale. Il lavoro intellettuale è del tutto svalutato da Marx. Anche il lavoro dell'imprenditore, no, che mette il capitale però fa lavorare gli altri. Marx dice che l'imprenditore non lavora veramente, fa lavorare gli altri perché possiede un mezzo di produzione e quindi può assumere salariati. Quindi anche il lavoro dell'imprenditore, e magari l'imprenditore mette il capitale di rischio, mette anche la sua attenzione alla produzione, all'organizzazione della produzione, per Marx, dal punto di vista di Marx, questo non viene tanto considerato. Il lavoro per Marx è soltanto il lavoro manuale, cioè quello del salariato, quello dell'operaio, anche del contadino, d'accordo, del tessitore, che realmente modifica la materia prima in una merce. Quello dell'imprenditore che acquista la materia prima, paga l'operaio, gli dà gli strumenti di lavoro, affitta il luogo di lavoro, tutte queste cose, cioè il lavoro dell'imprenditore, per Marx non sono considerate veramente lavoro, d'accordo? Il lavoro è soltanto quello di chi proprio eroga una prestazione fisica, è il lavoro manuale. Il lavoro manuale consiste nella trasformazione di una materia prima in merce. Solo questo per Marx è lavoro. Il lavoro che permette questo, diciamo che dà le condizioni a questo, quello dell'imprenditore, per Marx non è veramente lavoro. Come vedremo anche il lavoro intellettuale, non so, quello degli insegnanti, degli scrittori, dei critici d'arte, per Marx non è veramente lavoro. Il lavoro è solo lavoro manuale e il lavoro viene compiuto quindi solo nella società capitalistica da salariati, da operai, d'accordo? Il lavoro consiste sempre nella trasformazione razionale predeterminata in base a scopi di una materia prima in merce. Questo è il lavoro, non è nient'altro. La materia prima può essere anche la terra, d'accordo? Può essere il cotone grezzo, può essere la lana grezza che si trasformano in tessuti con degli strumenti di lavoro, filatoi, telai, oppure attrezzi agricoli, oppure la materia prima può essere per esempio il ferro o qualunque materia prima grezza che viene trasformato industrialmente in un manufatto, d'accordo? In un manufatto. Comunque in generale la materia prima viene trasformata in merce, ok? Allora cosa succede? Marx dice come il lavoro dovrebbe essere e come il lavoro è, come ingiustamente si trova ad essere nella forma economica borghese capitalistica. Il lavoro dovrebbe essere un lavoro antropogeno, secondo Marx. Che vuol dire antropogeno? Che genera umanità. Il lavoro è una cosa che dovrebbe rendere proprio felice, dovrebbe rendere lieto il lavoratore. Quando il lavoratore si realizza proprio la sua umanità, realizza proprio le sue possibilità
fisiche e spirituali. Per Marx il lavoro è fondamentale, attenzione, non solo l'uomo lavora mentre gli animali no. Per Marx il lavoro è la vera caratteristica, la vera essenza dell'uomo. Lo distingue dagli animali, ma non solo, il lavoro è davvero il fine in qualche modo dell'uomo. Voi direte, ma no, ma il lavoro ci serve solo a sopravvivere, una cosa dura, una cosa... Ecco, secondo Marx, se voi dite questo, pensate al lavoro come qualcosa di faticoso, di imposto, di necessario per ottenere ciò che bisogna vivere, lo dite perché appunto nella forma economica capitalistica il lavoro non è più gioia e non è più produzione di umanità, ma è appunto un qualcos'altro, si è trasformato in qualcosa di invece inquietante. Lavoro antropogeno, e nella storia della filosofia sono state date molte definizioni dell'uomo. Secondo Aristotele, ricordate, l'uomo è uomo, l'essenza, la definizione dell'uomo è animale razionale, l'uomo è uomo e si differenzia dagli animali perché è razionale, perché ha un pensiero, un'intelligenza, un'autocoscienza. Marx non può accettare questo. Abbiamo già visto, lo vedremo meglio in seguito, che per Marx il pensiero, la produzione di idee, l'elemento ideale nell'essere umano è qualcosa di totalmente secondario. Qualcosa che dipende, lo vedremo meglio, è totalmente agganciato, l'idea, il pensiero umano, alla propria condizione economica. Marx, abbiamo visto nella storia della filosofia, è proprio quello che più disprezza la produzione di idee, proprio all'esatto contrario di Hegel. La produzione di idee, il pensiero, la coscienza, l'autocoscienza sono cose di scarsissima importanza per Marx. Ciò che è strutturale e importante per Marx è solo l'economia, i processi materiali, d'accordo? Quindi Marx non può accettare che la caratteristica dell'essere umano sia il pensiero. Non è vero che il pensiero, che la razionalità caratterizzi l'animo umano. Eh, Né può accettare altre teorie secondo cui l'essere umano è tale perché gioca mentre gli animali non giocano, oppure l'essere umano è tale perché ride mentre gli animali non ridono. Ma per Marx che il gioco, il riso non è una cosa importante, la cosa importante è il lavoro, d'accordo? Quindi la caratteristica fondamentale che fa che l'uomo sia uomo è il lavoro. L'uomo, magari molti di voi stanno già pensando, ma no, ma perché, insomma, il lavoro è pesante. Per Marx invece all'interno del lavoro l'uomo deve, o meglio dovrebbe, in una società ideale, esprimere proprio al meglio la sua umanità, sentirsi gratificato, sentirsi bene, d'accordo? Come dovrebbe avvenire il lavoro se è antropogeno? Significa che ogni essere umano, anche insieme, va nella natura, trova la materia prima, quando gli interessa, modifica da solo per i propri scopi, anche insieme ad altri esseri umani, la materia prima per ottenere una merce, d'accordo? Questo l'essere umano, attenzione, dovrebbe farlo liberamente, spontaneamente, quando gli va, cioè quando deve soddisfare un bisogno, d'accordo? Io ho bisogno di mangiare, mi costruisco, attenzione, da solo l'arco, no, come l'esca, no, eccetera, l'amo e così via, vado a pescare, il pesce l'ho fatto io e quindi me lo posso mangiare, non l'ho ottenuto da qualcun altro, cioè ho bisogno di un utensile, vado nella natura, trovo la materia prima, costruisco da me quell'utensile e lo utilizzo, d'accordo? Cioè nessuno deve lavorare o acquistare qualcosa, lavorare al servizio di qualcun altro, acquistare qualcosa da qualcun altro. L'uomo ha dei bisogni, delle necessità, dei bisogni, dei desideri da soddisfare, va nella natura, trova la materia prima, la lavora in prima persona, lui non la fa lavorare qualcun altro, anche insieme magari ad altri lavoratori, ottiene la merce che voleva, è soddisfatto e felice, ha soddisfatto la propria umanità, d'accordo?
Voi direte, ma non è un po' strano? Cioè noi quando vogliamo una merce la paghiamo, oppure io lavoro, ottengo un salario, poi pago per ottenere la merce fatta da qualcun altro. Per Marx non è così. Il lavoro come dovrebbe essere, senza sfruttamento, è un lavoro antropogeno, un lavoro in cui ogni singola persona, oppure le persone organizzate in gruppo, capite, vanno spontaneamente quando gli interessa, quando devono soddisfare un bisogno o una necessità, nella natura, prendono la materia prima e loro stessi la trasformano in merce, senza lavoro salariato, lavoro dipendente, denaro, commercio, proprietà privata e così via. La terra è di tutti e di nessuno, chi vuole va a prendere le materie prime, si produce le proprie merci, ok? Questo dovrebbe essere il lavoro secondo Marx. Voi direte, ma è una cosa un po' utopistica, non è possibile, cioè potrebbe forse funzionare, queste sono state alcune critiche a Marx, in una società agricola basata sull'autoconsumo molto molto primitiva, in cui le merci da produrre sono poche e assolutamente primitive, d'accordo? Ma io oggi, se ho bisogno di un computer, dovrei andare nella natura a trovare il silicio, tutti i componenti del computer, lavorarmeli io e poi costruirmi io da solo il computer. Per quanto sembri strano, Marx dice esattamente questo: se io ho bisogno di un maglione o delle scarpe, non le devo comprare da qualcun altro, devo andare in natura, prendere le materie prime, mi faccio le scarpe, mi faccio la maglietta, ho bisogno di una casa, prendo liberamente, non esiste la proprietà privata, i contratti, non esiste il lavoro salariato, vado in natura, prendo i materiali che mi servono per fare la casa, li lavoro, mi faccio la casa da me, d'accordo? La stessa cosa vale per l'automobile o per qualunque altra cosa. Voi direte che è assurdo, questo elimina, non c'è né la proprietà privata, ma neanche soprattutto la specializzazione del lavoro, no? Che in una società capitalistica come complessa come la nostra consente di ottenere varie merci. Io per esempio, specializzazione del lavoro, faccio un solo lavoro, l'insegnante, mi viene dato un salario, un denaro in cambio, io con questo denaro compro l'automobile, la maglietta, le scarpe, la casa e così via. Per Marx non deve avvenire così, cioè tutti devono avere le merci che a loro servono, costruirle quando e come, quando vogliono, spontaneamente, senza che qualcuno glielo dica, senza che siano al servizio di qualcun altro, con il proprio lavoro, modificando la natura, la materia prima per produrre la merce. Lo so che sembra strano, ma è così. Ognuno lavora per se stesso o per il gruppo di cui spontaneamente fa parte e si mantiene con il proprio lavoro. Il lavoro è antropogeno, genera umanità, d'accordo? Perché, attenzione, la natura, che Marx appunto non considera assolutamente come gli ambientalisti di oggi qualcosa che merita un rispetto intrinseco, che ha delle proprietà morali al suo interno, o la natura come qualcosa che debba essere lasciato intatto. No, per Marx la natura esiste solo per essere modificata dall'uomo, è un ricettacolo che esiste solo in funzione degli interessi e dei bisogni dell'uomo. La natura, quindi io vado in natura, prendo la materia prima, faccio la mia merce, in questo modo che cosa faccio? Io umanizzo la natura, d'accordo? Io umanizzo la natura. Marx dice anche oggettivizzo la natura. La trasformo in oggetto, la trasformo in merce. La natura, che prima era qualcosa di caotico e di non ordinato, ha esclusivamente la funzione di essere lavorata dall'uomo, perché l'uomo così la umanizza, trasforma una parte della natura, cioè trasforma la materia prima in qualcosa che serve all'uomo, cioè una merce, la oggettivizza. D'accordo? E quindi attenzione, che significa? Fate attenzione a questo. Il lavoro è antropogeno perché genera umanità. Dove finisce questa umanità? L'umanità finisce nella merce. Attenzione che questo è assolutamente fondamentale in Marx. Una merce, secondo Marx, ha dentro di sé l'essenza di chi l'ha prodotta. Io lavoro la terra, che prima è qualcosa di caotico, di
biecamente naturale, trasformo la terra in qualcosa di umano, ho umanizzato, oggettivizzato la mia terra lavorandola. Che significa? Che lavorando nella la terra, cercate di capire, la mia essenza umana è passata alla terra, cioè la terra è stata umanizzata, io ho preso la mia essenza umana e l'ho trasferita nell'oggetto, umanizzandolo, oggettivizzandolo la natura, d'accordo? Quindi io, lavorando la terra, capite, io ho reso la terra una specie di propaggine, di appendice del mio corpo. La merce, cioè i frutti della terra, capite, hanno all'interno la mia essenza, perché io lavorando una materia prima e trasformando in una merce, questo vale per la natura, per la terra, ma vale anche, non so, per una materia prima grezza, io la trasformo in una merce, questa merce ha all'interno la mia umanità, la mia essenza antropica, la mia essenza umana, lavorando, viene trasferita da me all'interno della merce. Le merci non sono separate dagli uomini. Questa è la teoria che Marx critica fortemente, bollandola come feticismo delle merci. Sapete cos'è il feticismo? Uno si fissa con una cosa, prende una merce e pensa che la merce esista separatamente dall'uomo che l'ha prodotta, dal lavoratore. Questo è il feticismo delle merci. Assolutizzare la merce come se la merce possa essere separata da chi l'ha prodotta. No, la merce ha sempre al suo interno l'essenza del lavoratore. Io l'ho lavorato, la materia prima l'ho trasformata in merce, capite? Io ho umanizzato, oggettivato la natura, la materia prima, la mia essenza antropica è entrata all'interno della merce, io ho preso la mia umanità e l'ho trasferita all'interno della merce quando l'ho prodotta, ok? Quindi io vado sempre umanizzando, oggettivando la natura, trasformandola in merce. Io in qualche modo ho fatto in modo che la merce sia un organo del mio corpo, sia una protuberanza del mio corpo, perché l'ho prodotta io con il mio lavoro, d'accordo? E quindi alla fine del lavoro sono felice, sono gaio, io ho soddisfatto un mio desiderio, quando ne avevo bisogno, ho bisogno di una merce, vado alla natura, materia prima, la trasformo in merce, metto nella merce la mia essenza umana antropica e così il lavoro è antropogeno, d'accordo, è libero e così dovrebbe essere, diciamo, senza proprietà privata, senza denaro, senza transazioni commerciali, senza nessuno che lavora una merce pagato da qualcun altro, una merce che non appartiene a lui ma che rappresenta solo l'interesse del datore di lavoro, d'accordo? Così dovrebbe essere, in questo modo l'uomo sviluppa in maniera naturale le sue caratteristiche di umanità e migliora da un punto di vista fisico e spirituale ed è contento ogni volta che produce una merce che gli serve soddisfando i suoi bisogni, d'accordo? Quindi il lavoro non è una cosa faticosa, strana, una necessità per vivere, il lavoro è gioia, d'accordo, secondo me, così dovrebbe essere. L'uomo si realizza solo quando lavora, esprime la propria umanità. Quando l'uomo non lavora, l'uomo è a rango di bestia, d'accordo? L'unica caratteristica che rende l'uomo umano, che lo rende felice, che lo rende contento, è il lavoro. L'uomo deve essere felice solo quando sta lavorando. Nei periodi di non lavoro, l'essere umano non esprime la sua essenza umana, d'accordo? Voi direte, ma il lavoro invece viene visto come qualcosa di negativo. Perché, secondo Marx, nella società borghese capitalistica il lavoro non è così. Il lavoro non è antropogeno, il lavoro è alienato, d'accordo? Io, nella forma economica borghese capitalistica, per via della specializzazione del lavoro, della divisione del lavoro, della proprietà privata, soprattutto del denaro, io sono indotto a lavorare per vivere facendo gli interessi di qualcun altro che fa lavorare, d'accordo, una materia prima che non è mia. Quindi il mio lavoro è alienato 3 o 4 volte. Io lavoro al servizio di qualcun altro. Marx quindi cosa condanna? Condanna qualunque forma di lavoro salariato e dipendente. Volendo anche il lavoro intellettuale dipendente, non deve essere dipendente, non deve essere gerarchia. Chiunque quando vuole produce una merce.
E invece nella forma economica sbagliata, ingiusta, che provoca sfruttamento borghese capitalistica, il lavoro non è libero, non è antropogeno, ma è alienato a causa della proprietà privata, per cui uno può, avendo una proprietà privata, un mezzo di produzione, far lavorare un altro, un salariato, un operaio, non affinché lui soddisfi i suoi bisogni quando vuole, liberamente, andando nella natura, trasformando la materia prima per se stesso, ma facendolo in maniera costruttiva per l'interesse del capitalista. L'operaio nella società borghese capitalistica il lavoro è alienato più volte, è alienato nella materia prima, la materia prima appartiene al capitalista e non all'operaio, non è l'operaio che è andato a prenderselo, no, dalla natura. E quindi la materia prima appartiene al capitalista e non all'operaio. I mezzi del lavoro, gli strumenti del lavoro non appartengono all'operaio, appartengono al capitalista, è lui che ti dà tutto, la materia prima, i mezzi del lavoro. Il luogo del lavoro non appartiene all'operaio, il luogo del lavoro appartiene al capitalista, ma soprattutto l'alienazione peggiore di queste altre è il prodotto del lavoro, cioè la merce. Il prodotto del lavoro non appartiene all'operaio che l'ha fatto, ma appartiene al capitalista che in cambio ti dà un salario, ok? Questo tipo di lavoro è un lavoro come non dovrebbe essere, è un lavoro che crea sfruttamento, crea alienazione, crea depressione, crea degradazione del lavoratore. Il lavoratore ha prodotto scusate il gioco di parole, un prodotto, una merce che non risponde alle sue esigenze, ai suoi bisogni, d'accordo? L'ha fatto solo per avere un salario. Quindi ha lavorato non perché il prodotto sia suo, perché gli interessa averlo, ha lavorato il prodotto che è di qualcun altro per avere dei soldi per acquistare poi altri prodotti. Quindi vedete, in questo modo il lavoro è alienato perché non è più un fine in sé, il lavoro è un mezzo per ottenere attraverso il salario degli altri fini. Alla fine del lavoro, il prodotto del lavoro viene strappato all'operaio, non è suo. Voi direte è giusto, l'operaio è stato pagato per produrre un qualcosa che è del capitalista, che l'ha pagato, che gli ha dato la materia prima. Secondo Marx questo non è giusto. Io producendo una merce, nel mio prodotto, nella merce, come abbiamo visto, io ho inserito la mia essenza antropica, la mia umanità. Quella merce poi viene strappata da contratto, non è mia, io prendo un salario, ho prodotto una merce che appartiene al capitalista, non a me, al datore di lavoro, non a me, ma in quella merce io ci ho messo la mia essenza antropica, la mia umanità, io l'ho oggettivizzata, io l'ho umanizzata, all'interno di quella merce ci sono io, è come se mi venisse tolto un organo del mio corpo e quindi io sono deprivato, mi sento deprivato, d'accordo? Questa quindi è l'alienazione del lavoro. Voi capite che l'alienazione del lavoro avviene ogni volta che tu lavori per qualcun altro, d'accordo? Non vai più a realizzare un prodotto che ti serve, hai dei bisogni, hai delle necessità, eccetera, ti piace. Tu lavori in maniera costruttiva, perché secondo Marx questo nella società borghese capitalistica il lavoro alienato è un lavoro forzato, un lavoro costretto, attenzione, non schiavile. Nel capitalismo non esiste schiavismo, lo schiavismo era caratteristica della forma economica dell'antichità. Quando Marx parla di lavoro forzato, di lavoro costretto, non parla comunque di schiavitù, parla di lavoro salariato. Il lavoro salariato elimina completamente la schiavitù, d'accordo? Quindi è un lavoro forzato, ok? Voi direte, ma per evitare che sia questo non ci dovrebbero essere contratti di lavoro? Sì, infatti, secondo Marx non ci dovrebbe essere non ci dovrebbe essere lavoro, capite? Lui condanna il lavoro, ognuno dovrebbe lavorare in proprio per creare le cose che gli servono. Marx condanna qualunque tipo di lavoro dipendente, qualunque tipo di lavoro salariato, perché io nel lavoro salariato creo un oggetto, una merce in cui metto la mia antropologia, la mia umanità, che mi viene strappata e quindi io sono deprivato, sono depresso e così via, d'accordo?
Per evitare questo ci vuole, secondo Marx, una rivoluzione proletaria che abbatta totalmente, ricordate, non solo delle riforme, cioè l'abbattimento totale del sistema economico borghese capitalistico, perché finché ci sarà il denaro io posso far lavorare al posto mio qualcuno e poi prendermi la sua merce, e questo qualcuno sarà alienato e deprivato. Finché ci sarà la proprietà privata io posso far lavorare la proprietà privata da qualcuno prendendomi poi le merci che ha fatto sulla mia proprietà privata senza io lavorare sfruttando qualcuno, d'accordo? Quindi per Marx l'unica soluzione non è, ricordate, quella di Proudhon, fare delle riforme, dare la proprietà privata a chi lavora. Finché ci sarà la proprietà privata, ci sarà sfruttamento, la dai all'operaio, si prende la proprietà privata della fabbrica, potrà utilizzarla per sfruttare qualcun altro, capite? La decisione di Marx, la soluzione per lui è radicale, è una assoluta scomparsa totale dell'organizzazione borghese capitalistica. Finché ci sarà il denaro, sarà il lavoro alienato, finché ci sarà, capite, il lavoro dipendente, il lavoro salariato, il lavoro del salariato sarà alienato. Finché io ho una proprietà privata, posso, capite, posso alienare, rubare il lavoro di qualcun altro che produce una merce nella mia proprietà, me la prendo io, d'accordo? Non so se mi spiego. Faccio un esempio: il denaro, il commercio, anche qui non dovrebbe esistere. Quando io acquisto una merce, ricordate, contro il feticismo della merci, dietro le merci, o meglio dentro le merci, c'è l'essenza, l'umanità del lavoratore che l'ha fatta. Io acquisto una merce, non sto rubando niente, non sto sfruttando nessuno, non è vero. Il fatto stesso che ci sia il denaro, il mercato, la compravendita ti permette di sfruttare qualcuno. Io acquisto una merce, io contribuisco allo sfruttamento del lavoratore che ha prodotto quella merce. Chi gliel'ha fatta produrre non l'avrebbe fatto se non avesse qualcuno come me che poi quella merce la compra, d'accordo? Se non ci fosse una domanda. Quindi io acquisto una merce, acquisto in maniera ingiusta l'essenza umana, l'antropologia, l'umanità di chi ha prodotto quella merce, che non so chi sia, può essere anche uno nel terzo mondo, che io non conosco, che ha prodotto quella merce, ha messo al suo interno l'umanità, io comprandola sul mercato rubo, capite, alieno all'umanità l'essenza che il lavoratore ha messo nella merce. Quindi ognuno dovrebbe produrre per se stesso le merci, non per qualcun altro, d'accordo? Non per qualcun altro. E quindi capite l'estremismo, cioè il pensiero rivoluzionario di Marx, un pensiero non riformista, moderato, ma rivoluzionario. Capiti adesso perché lui critica Proudhon, tutti altri che vogliono solo fare delle riforme, eliminare alcuni aspetti nocivi del capitalismo lasciandoli in piedi? Non è possibile. Per evitare e per far sì che il lavoro torni a essere un lavoro antropogeno e non più un lavoro alienato, bisogna eliminare alla radice il denaro, la specializzazione del lavoro, ma soprattutto la proprietà privata, perché qualunque possesso di un mezzo di produzione, proprietà privata, che sia una terra, che sia un'abitazione, che sia una fabbrica, che sia del denaro messo in banca, qualunque proprietà privata permette a chi ce l'ha di alienare il lavoro degli altri, non lavorando, pagando il lavoro di qualcun altro che produrrà una merce che contiene la sua essenza antropica, la sua umanità, ma io gliela strappo alla fine del prodotto del lavoro e quindi lui sarà alienato, capite? La sua umanità che ha messo nella merce sarà presa da me e lui sarà alienato, capite? Cos'è l'alienazione del lavoro? Critica in tronco, critica alla base l'esistenza stessa della proprietà privata, del lavoro dipendente, dell'esistenza del denaro, d'accordo, di qualunque tipo di lavoro salariato o di qualunque tipo di transazione commerciale di compravendita di merci. E succede quindi nel lavoro alienato che come spesso succede oggi, che il lavoratore che dovrebbe essere contento quando lavora e scontento quando non lavora, ha l'esperienza opposta. Il lavoratore è contento quando non lavora
ed è scontento quando lavora e si lamenta del lavoro, non vede l'ora che finisca il lavoro, perché il lavoro non serve più a se stesso, a soddisfare gli interessi di se stesso, ma a soddisfare gli interessi di qualcun altro, d'accordo? Quindi il lavoratore si sente a casa quando non lavora e si sente fuori casa quando lavora, mentre dovrebbe essere il contrario, d'accordo? Il lavoro non è più antropogeno, il lavoro produce merci che a me non interessano, che hanno la mia essenza umana dentro ma mi vengono strappate. Il lavoro diventa una sorta di nemico nei confronti del lavoratore. Il lavoro si erge in maniera minacciosa all'esterno del lavoratore, invece dovrebbe rappresentare una sua esigenza interna. Invece il lavoro si separa dal lavoratore, il lavoro si erge con una potenza estranea, minacciosa, in maniera esterna al lavoratore, d'accordo? Il lavoratore assurdamente si sente male, si sente fuori casa quando lavora. D'accordo? Si sente a casa, si sente bene quando non lavora. Dovrebbe essere il contrario, dovrebbe sentire bene quando lavora e si dovrebbe sentire male quando non lavora. E invece nel lavoro alienato della forma economica borghese capitalistica, uno si sente male quando lavora, sfruttato, alienato, non vede l'ora che finisca il lavoro, e si sente bene quando non lavora, cioè quando espleta le funzioni animali. Voi dite uno quando non lavora si diverte, ma in realtà il lavoratore, attenzione, non ha tanto tempo per divertirsi, perché Marx, pensando allo sfruttamento industriale della sua epoca, dice che il lavoratore, attenzione, avrà un salario, fate attenzione, da fame, cioè qualunque lavoro faccia, per quanto bellissimo, straordinario, il padrone, il capitalista darà al lavoratore solo un salario che serve per la mera sopravvivenza biologica, d'accordo? Il lavoratore non ha neanche i soldi per andare a divertirsi e cose del genere. Il lavoratore viene pagato solo lo stretto necessario per restare in vita. Quindi nel periodo di non lavoro cosa fa il lavoratore? Si sente bene quando espleta delle funzioni animali, come il mangiare, il bere, fare sesso, procreare, avere un tetto sopra la testa per non bagnarsi quando c'è la pioggia, avere un ricovero, un'abitazione, d'accordo, avere dei vestiti per vestirsi. E così via. Sono tutte cose che fanno anche gli animali, d'accordo? Cioè si sente bene quando non lavora, quando espleta le funzioni biologiche che ha in comune con gli animali, cioè le cose peggiori della vita, appunto cercare un ricovero, ripararsi dal freddo, dal caldo, mangiare, bere, fare sesso, procreare, queste cose qui, d'accordo? Ma invece si sente male quando lavora, cioè invece quando esplica quella che dovrebbe essere la funzione proprio più propria e più gioiosa del, dell'uomo. Quindi abbiamo una totale inversione di ciò che dovrebbe essere. Il lavoro dovrebbe essere gioia e soddisfacimento di desideri, antropizzazione delle merci che io produco, e invece diventa alienazione, d'accordo? E voi direte, magari si può sfuggire all'alienazione lavorando di più, lavorando meglio. No, la fregatura è dietro l'angolo. Marx dice che più il lavoratore è bravo, più il prodotto del suo lavoro è ottimo, è efficiente, migliora di qualità, più il lavoratore viene alienato. Perché secondo voi? Forse avete già risposto. Perché se il lavoratore lavora meglio, fa un prodotto più buono, più di valore, un prodotto migliore, un prodotto più buono, più efficiente,
Capite? Ancora di più viene alienato, perché lui inserisce in quel prodotto una maggiore essenza umana, una maggiore essenza antropica rispetto al prodotto peggiore. Se migliora nel lavoro, lui, che cosa fa il lavoratore? Esprime nella merce sempre più umanità, perché la merce diventa sempre migliore e quindi viene deprivato ancora di più. Il fatto che il suo lavoro sia migliore, sia ottimo, sia sempre più bello il prodotto del suo lavoro, non lo aiuta, perché ovviamente lui ha investito ancora più umanità che gli viene eh, tolta, d'accordo? E il lavoratore avrà sempre un salario che corrisponde solo all'espletamento delle sue necessità animali biologiche. Il salario non può aumentare, lo vedremo anche in seguito, altrimenti il capitalista non guadagnerebbe perché ci sarebbe un altro capitalista che potrebbe pagare meno gli operai e quindi lo farebbe fallire. Cioè il capitalista non perché è cattivo, ma perché il gioco della libera concorrenza va così. Non può aumentare il salario dell'operaio oltre il livello di sussistenza, non può neanche abbassarlo al di sotto del livello di sussistenza perché l'operaio morirebbe, non sarebbe in grado di lavorare, però non può dargli più dello stretto necessario per vivere, capite? Altrimenti quello che gli dà in più sarebbe rispetto a un altro capitalista che ha operai che vengono pagati di meno, sarebbe una sconfitta per lui, lo dovrebbe fallirebbe, d'accordo? Perché ci sarebbe un altro capitalista che paga gli operai meno, d'accordo? Come succede? Poi, tra l'altro, un capitalista può anche cercare di trovare qualcuno, no? Oggi magari gli extracomunitari del terzo mondo, che accettano un salario che magari per uno, non lo so, un italiano sarebbe impossibile da accettare per la sopravvivenza biologica, magari qualcuno ci riesce, quindi sarà sempre così. Vediamo un attimo se riesco a fare una citazione di Marx, spero che sia chiaro, con il lavoro che è esternalizzato, non è più interiorizzato nell'assenza antropica dell'operaio, il lavoro sfinisce il corpo dell'operaio, distrugge il suo spirito, dice Marx. L'operaio solo fuori dal lavoro si sente presso di sé, si sente fuori di sé nel lavoro, invece dovrebbe essere il contrario, d'accordo? E abbiamo visto, anche se l'operaio produce di più, produce meglio, l'operaio diventa tanto più povero quanto maggiore è la ricchezza che produce, quanto più la sua produzione cresce di potenza e di estensione, d'accordo? L'operaio diventa una merce tanto più vile quanto più grande la quantità di merce che produce. Sto citando le parole di Marx, d'accordo? Lui mette la vita nel suo oggetto che gli viene strappato dal padrone e quindi la vita che egli ha dato all'oggetto gli si contrappone ostile ed estranea in maniera minacciosa, d'accordo? Quindi quanto più l'operaio produce, tanto meno da consumare, quanto maggior valore produce, tanto minor valore e minore dignità gli possiede, quanto più bello il suo prodotto, tanto più l'operaio diventa deforme, quanto più raffinato il suo oggetto, tanto più egli si imbarbarisce, quanto più potente il lavoro, tanto più egli diventa impotente, quanto più il lavoro è spirituale, tanto più egli diventa materiale e schiavo della natura. Vedete anche la prosa di Marx. Marx ha avuto successo, secondo me, anche nel modo in cui scrive. Marx non fa mai tirate o lamentazioni moraleggianti come era normale alla sua epoca. Marx descrive i fatti in maniera asettica e in maniera asciutta, d'accordo? E quindi, vedete, spero che si sia capito questo, per evitare l'alienazione del lavoro bisogna eliminare la proprietà privata, il denaro, la compravendita,
il lavoro salariato, cioè tutte le caratteristiche fondamentali del lavoro borghese capitalistico, caratteristiche a tal punto fondamentali che noi ci siamo abituati, no, a questo. Sicuramente molti di voi, quando vi ho parlato di questa teoria, adesso quando vi ho detto queste cose, avranno reagito dicendo ma non è possibile, ma la società va così. Secondo Marx la società non è detto che vada così, va così in questo momento storico perché c'è la forma economica borghese capitalistica. Potrebbe andare in un'altra maniera. Voi dite ma com'è possibile? Io vado nella natura, trovo la materia prima, mi faccio tutto quello di cui ho bisogno, ma non è possibile, la società è complessa, io prendo un salario, acquisto merci fatte da tante altre persone, altrimenti regrediremmo ad uno stato proprio primitivo, no? Che cosa nel lavoro antropogeno Marx cosa vuol dire? Cioè che noi dobbiamo veramente fare dell'autoconsumo con qualche prodotto della terra per vivere, ma per avere scambio di merci complesse, eccetera, nessuno di noi è in grado di produrre sia le scarpe, sia l'automobile, sia il computer, e andando nella natura trovando. Ci sono procedimenti industriali enormemente complessi, non lo possiamo fare da soli. E invece per Marx è così, dovremmo noi in gruppo da soli modificare la natura ogni volta che ci interessa e saremmo ovviamente gioiosi nel lavoro. Spero che si sia capito. Come vedete, le teorie di Marx sono teorie molto estremistiche e Marx è molto pessimistico. Vedete, cioè in nessun modo il lavoro di un salariato, di un operaio può fargli migliorare la situazione. Ma voi direte no, ma mette da parte i soldi, poi diventa lui stesso un lavoratore autonomo. Secondo Marx, in un regime di libera concorrenza totale, senza riforme da parte dello Stato, nelle generazioni iniziali della rivoluzione industriale, questo non è possibile. Quando tu lavori al servizio di qualcun altro, sarai sempre sfruttato, sarai sempre alienato. Il tuo lavoro, per quanto duro, non ti può servire a migliorare la situazione perché tu sarai pagato, per via della libera concorrenza tra i capitalisti, sarai pagato solo tanto quanto basta a sopravvivere biologicamente. Molti hanno criticato Marx dicendo ma poi non è stato così, poi i salari sono cresciuti, ci sono state le rivolte sindacali, lo Stato ha fatto delle riforme, ha istituito un salario minimo, d'accordo. Marx queste cose non se le pone, cioè lui legge dei libri già vecchi al suo tempo nella British Library, libri che descrivono la società industriale e il libero mercato nel Settecento, cioè nelle primissime fasi della rivoluzione industriale. Pensa che la libera concorrenza sarà sempre così, selvaggia, senza ammortizzatori sociali, senza assistenza dello Stato, e senza diritti sindacali e così via. Molti dicono che ha sbagliato, non ha previsto che poi per evitare un capitalismo selvaggio che sfrutti i lavoratori, gli stati stessi, i governi hanno fatto delle riforme. È vero, però qualcuno potrebbe anche dire, dite questo a uno del terzo mondo che adesso lavora, forse Marx ha ragione nel senso che dal nostro punto di vista noi non veniamo più sfruttati in quel modo al lavoro, però il lavoro, molto lavoro è stato portato nel terzo mondo dove ci sono persone che vengono alienate, pagate proprio il minimo possibile per vivere, esattamente come Marx diceva, d'accordo? E quindi ci può essere ovviamente una discussione, ci possono essere molte interpretazioni. Marx è pessimistico, dice che qualunque rapporto di lavoro dipendente salariato, qualunque tipo di esistenza della proprietà privata porta sempre allo sfruttamento e all'alienazione. Porta sempre al fatto che il proprietario può vivere senza lavorare sfruttando il lavoro dell'operaio che verrà pagato sempre solo lo stretto necessario per sopravvivere. Non c'è uscita da questo, d'accordo? Anche con l'ulteriore sviluppo dell'industria, della società, delle macchine, come vedremo, per Marx il lavoratore non potrà mai migliorare la sua condizione. Quindi Marx necessariamente pone come soluzione di questo soltanto una rivoluzione totale che abolisca in tutti i suoi aspetti
l'organizzazione del lavoro borghese capitalistico. Non c'è modo, secondo Marx, di utilizzare la proprietà privata meglio, come diceva Proudhon. Non c'è modo di alzare i salari, il capitalista non lo farà mai, fallirebbe. Non c'è modo di migliorare con delle riforme. Per migliorare, per eliminare questo sfruttamento, questa alienazione del lavoro, bisogna eliminare alla radice tutto, bisogna eliminare la specializzazione del lavoro, il fatto che io lavori, abbia un salario, acquisti con quel salario cose che ha fatto qualcun altro e di cui io rubo, capite, l'umanità inserita nella merce. Bisogna abolire appunto il denaro, le transazioni commerciali, bisogna abolire la proprietà privata, perché questa darà sempre luogo a sfruttamento. Come questo avvenga, si abolisca la società borghese capitalistica e si passi in base a una dialettica storica hegeliana all'opposto, alla negazione, al totale rovesciamento della società capitalistica, quindi senza più lavoro dipendente, senza più proprietà, senza più denaro, senza neanche più lo Stato. Marx lo spiegherà poi nelle opere successive, in particolare nel Capitale, ma per farlo dobbiamo prima capire cosa intende Marx per materialismo storico e per materialismo dialettico, ciò che vedremo nelle prossime lezioni. Arrivederci, continuate a seguirmi.